Come tutti i più importanti festival, Venezia assembla la sua selezione ufficiale con una forte quota di film di registi affermati e attori internazionali, e anche intercalati da registi e attori non così consolidati, molto meno noti, addirittura del tutto sconosciuti alla maggior parte degli spettatori, da cui ci si aspetta una ventanata di aria fresca alla narrazione cinematografica di questi tempi, cosa che non sempre avviene. E come la Biennale, anche noi dovremmo iniziare con quelli più noti. E non c'è niente di meglio che farlo con un carro armato hollywoodiano. Le seconde parti non sono mai state buone, a meno che agli ingredienti della prima non si aggiunga un personaggio, Harley Quinn, interpretato da un'attrice o celebrità internazionale di grande rilievo, Lady Gaga, con le caratteristiche giuste, recitazione, più canto, più ballo, per esaltare la follia del protagonista, il Joker, Joaquin Phoenix, portandola a un nuovo livello di realtà grazie all'introduzione del genere musicale. Dopo aver seminato il caos, Arthur Fleck fu rinchiuso nel manicomio di Arkham in attesa del processo per i suoi crimini come Joker. Mentre lotta con la sua doppia identità, Arthur non solo si scontra con il vero amore, ma anche trova la musica che è sempre stata dentro di lui. Secondo Variety, Joker, Follia 2, includerà almeno 15 reinterpretazioni di canzoni famose, come That's Entertainment, dal musical del 1953 di Vincente Minnelli, The Bandwagon, con Fred Astaire. Diretto ancora una volta da Todd Phillips, regista, produttore e sceneggiatore americano, vincitore di 2 Oscar e nominato all'infinito per Joker, mai a canso alla Berlinale ma per la seconda volta alla Biennale, la volta precedente per Joker, sperando forse che questo sequel incontri la stessa sorte. È una sorpresa che lo spagnolo Pedro Almodóvar presenti qui un lungometraggio in inglese? Per molti sì, ma non per quelli che hanno già visto i suoi 2 precedenti cortometraggi in inglese, anch'essi con cast internazionali. Ma Pedro voleva togliersi questo sfizio e alla fine l'ha fatto. Ha sufficiente esperienza per concedersi questo e molto altro. Vincitore di 1 Oscar, 5 premi BAFTA, 4 a Cannes, 2 a Venezia, 1 alla carriera, e molto altro, il che lo rende una figura più che appetibile per questo festival. The Room Next Door è un adattamento del romanzo What Are You Going Through? Della scrittrice americana Sigrid Nunez, che vale la pena di cercare su Google. La storia è quella di Martha, Tilda Swinton, una giornalista di guerra e madre molto imperfetta, e di una figlia dispettosa, non sappiamo chi la interpreti, separate da un grande malinteso. Nel mezzo, un'altra donna, Ingrid, Julianne Moore, amica della madre e scrittrice, è la depositaria del loro dolore e della loro amarezza. Il film parla della morte, dell'amicizia e del piacere sessuale come i migliori alleati nella lotta contro l'orrore e la sconfinata crudeltà della guerra, dei modi molto diversi in cui le 2 scrittrici si avvicinano e scrivono di questa realtà. Non resta che vederlo. Luca Guadagnino non ha voluto essere inferiore ad Almodóvar e si presenta come un regista italiano dirigendo un film in inglese con un cast internazionale. Queer è un film romantico ed epoca con una sceneggiatura basata sull'omonimo romanzo di William Burroughs nel 1985. È ambientato a Città del Messico negli anni 40 e segue Lee, Daniel Craig, un espatriato americano che, dopo essere fuggito da un arresto per droga a New Orleans, si aggira per i locali della città e si infatua da Allerton, Drew Starkey, un uomo più giovane, tossicodipendente e diplomato della Marina degli Stati Uniti. Luca Guadagnino fu nominato all'Oscar nel 2018 per Call Me By Your Name, con il quale ha fatto il giro di numerosi festival internazionali, compresa la Berlinale, dove ha partecipato anche con I Am Love nel 2010. Questo è il suo 6º film a Venezia, dove ha vinto 4 premi, ma mai il Leone d'Oro. Ce la farà questa volta? E perché Pablo Larraín, il regista cileno, non potrebbe fare lo stesso con Angelina Jolie, che interpreta niente meno che Maria Callas? Se si parla di specialisti in biopic, Larraín può essere considerato uno di loro, soprattutto dal 2016 con Jackie, Spencer e Neruda, i primi 2 parlati in inglese.
Maria è un film biografico sulla cantante lirica greca di origine americana Maria Callas, con Valeria Golino nel ruolo della sorella Giacinthi e Haluk Bilginer in quello di Aristotele Onassis. La cantante affronta gli ultimi giorni del suo esilio a Parigi, dove morirà nel 1977 dopo anni di disgrazia. Questo è il sesto film di Pablo Larraín a gareggiare alla Biennale, mentre ha partecipato 2 volte a Cannes e una volta alla Berlinale. Come mai certi registi sono più in sintonia con alcuni festival che con altri? I commenti sono benvenuti. Un altro film con un cast internazionale ideale per il red carpet è Baby Girl, con Nicole Kidman che interpreta un amministratore delegata di alto livello che intraprende una storia di amore proibita con Harris Dickinson, che interpreta una accattivante stagista molto più giovane. Il film esplora le complessità delle dinamiche di potere e della sessualità all'interno di un ambiente professionale, che a prima vista non è troppo nuovo. Sophie Wilde, Antonio Banderas e Jean Reno completano il red carpet. Pur essendo un film americano, la sua regista è olandese. Halina Reijn, che è anche attrice e scrittrice, ha vinto il Cannes Series 2020, ha partecipato una volta alla Berlinale e questa è la sua prima volta alla Biennale. A questo gruppo appartiene anche The Brutalist, un film che racconta 30 anni di vita di Laszlo Toth, Adrien Brody, un architetto ebreo di origine ungherese sopravvissuto all'Olocausto. Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, emigra negli Stati Uniti con la moglie Erzsébet, Felicity Jones, per vivere il sogno americano. Ma presto ottiene un contratto con un misterioso e ricco cliente, Harrison Lee Van Buren, Guy Pearce. È interessante notare che il nome Laszlo Toth si trova in Wikipedia con la seguente storia. Geologo australiano di origine ungherese che ha raggiunto la notorietà mondiale quando ha distrutto la Statua della Pietà di Michelangelo il 21 maggio 1972. Potrebbe trattarsi della stessa persona? The Brutalist è diretto da Brady Corbett, conosciuto al grande pubblico soprattutto per il ruolo del figlio della fidanzata di Jack Bauer, sebbene chi conosce qualcosa del cinema d'autore lo ricorderà più per Funny Games 2007 di Michael Haneke o Melancolia 2011 di Lars von Trier. Se Brady era buon osservatore, forse è in quei film che ha imparato alcune cose importanti sul mestiere di regista. Il film è pubblicizzato con una durata di 215 minuti, cioè 3 ore e 35 minuti, che è più simile alla durata di una serie di 5 episodi di 43 minuti che un film. Saprete cosa fare. The Order vede protagonista Jude Law nei panni di un agente dell'FBI dell'Idaho che, nel 1983, nota uno schema nelle rapine in banca, operazioni di contraffazione e furti d'auto blindate che lo porta a credere che non siano opera di una tradizionale banda criminale, ma di un gruppo terroristico con un leader carismatico, Robert J. Matthews, Nicholas Hoult. La storia è basata sul libro del 1989 The Silent Brotherhood di Kevin Flynn e Gary Gerhardt, sul gruppo suprematista bianco The Order, attivo negli Stati Uniti negli anni 80. Il cast è completato da Ty Sheridan, Jarnis Smollett e Mark Maron. Pur essendo americano, il film è diretto dall'australiano Justin Kurzel, che ha già all'attivo 3 film presentati a Cannes, di cui uno premiato e gli altri 2 candidati alla Palma d'Oro. Questa è la sua prima incursione a Venezia. In campo di battaglia, il regista è la figura centrale. Gianni Amelio, autore di opere indispensabili per la cinematografia del suo paese, torna questa volta con una parte della storia dell'Italia durante la Prima Guerra Mondiale. Il dottor Stefano Sorsi trascorre le sue giornate alla clinica occupandosi non solo delle ferite fisiche dei combattenti, ma anche delle arti di simulazione e autolesionismo di chi cerca disperatamente di sfuggire alla crudeltà della guerra. Questa battaglia quotidiana trasformerà un medico compassionevole in un ispettore determinato, pronto a portare davanti alla corte marziale coloro che usano la propria salute come espediente per sfuggire al fronte. Alessandro Borghi e Gabriel Montesi interpretano i protagonisti, accompagnati da Federica Rossellini. Amelio ha vinto 2 premi a Cannes nel 1992 con Il ladro dei bambini, Leone d'Oro a Venezia con L'America nel 1994 e Così ridevano nel 1998,
e altri premi con Le chiavi di casa 2004, La stella che non c'è 2006, L'intrepido 2013 e Il signore delle formiche 2022. Possiamo dire che Venezia è una sorta di seconda casa per lui. Ludovic e Zoran Buquermà sono fratelli gemelli e giovani correggisti francesi che nel 2016 hanno ricevuto la Queer Palm al Festival di Cannes per Willy Premiere e nel 2019 hanno girato Teddy, film che hanno presentato a Cannes ma con cui hanno vinto a Sitges. Under Children After Them è ambientato nell'agosto del 1992. In una valle sperduta dell'est, il 14enne Anthony, Paul Kircher, incontra Stephanie, Angelina Wareth, e se ne innamora a prima vista. Prende in prestito di nascosto la moto del padre per andare a una festa dove spera incontrarla, ma la mattina dopo, quando si accorge che la moto è sparita, la sua vita viene stravolta. La storia è basata sull'omonimo romanzo di Nicholas Mathieu, vincitore del premio Goncourt 2018, e descrive la vita e le difficoltà dei giovani in una regione in declino. Giocare con il fuoco racconta la storia di Pierre, Vincent Landon, un ferroviere cinquantenne che cresce da solo i suoi 2 figli. Quando lui, Stéphane Crépon, il più giovane, lascia la casa per studiare alla Sorbona di Parigi, Fus, Benjamin Voisin, un po' più grande e con scarsi risultati negli studi, diventa sempre più riservato. Affascinato dalla violenza, viene coinvolto in gruppi di estrema destra, l'antitesi dei valori del suo padre, e presto ne segue una tragedia. Delphine e Muriel Goulan sono un duo di registe francesi, sorelle, principalmente conosciute per il loro primo film 17 Girls, presentato in anteprima a Cannes nel 2011, liberamente basato sulla storia di un gruppo di adolescenti americane che decidono di rimanere incinte nello stesso momento. Nel 2016, le sorelle hanno presentato il loro secondo film, The Stopover, nella sezione Un certain regard del Festival di Cannes, dove hanno vinto il premio per la migliore sceneggiatura. Un'altra coppia di registi è formata da Fabio Grassadonia e Antonio Piazza. Non sono fratelli ma sono italiani e questo è il loro terzo lungometraggio. Con Salvo, 2013, hanno vinto alla settimana della critica di Cannes, oltre che in molti altri festival, e con Sicilian Ghost Story, 2017, hanno vinto al Sundance. Il duo, ovvero Sicilian Letters, è ambientato nei primi anni 2000 e racconta la storia del politico assediato Catello, Tony Servillo, che cerca di rilanciare la sua carriera aiutando i servizi segreti a rintracciare l'ultimo boss noto di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, Elio Germano. Catello lo conosce da sempre e inizia a corrispondere con lui, giocando entrambi al gatto e al topo. In Ainda Estou Aqui, l'attrazione principale è il regista brasiliano Walter Salles, noto a livello internazionale per il film Central Station, vincitore dell'Orso d'Oro alla Berlinale nel 1998, di 2 BAFTA e di un premio Cannes con I diari della motocicletta. Ainda Estou Aqui è un adattamento del libro di memorie di Marcelo Rubens Paiva del 2015, in cui racconta come sua madre, Fernanda Montenegro, sia costretta all'attivismo politico quando il marito, il deputato di sinistra Rubens Paiva, viene catturato dal regime durante la dittatura militare del Brasile nel 1971. 1944, Trento, Vermiglio, un remoto villaggio di montagna. L'arrivo di Pietro, un disertore, alla famiglia del maestro locale e il suo amore per la maggiore delle sue 3 figlie cambieranno il corso delle vite di tutti. Lucia, Ada e Flavia non sono più bambine, ma non sono ancora donne, e un solo colpo di pistola segnerà la fine della loro innocenza. Maura Del Pero è una regista e sceneggiatrice italiana che lavora sia in Italia che in Argentina. Ha più premi che film, sia questo che il precedente, Maternal, che ha partecipato a Venezia, ma ha vinto a Locarno e a Mar del Plata. In Love, Marianne, dottoressa, e Thor, infermiere, evitano le relazioni. Dopo essersi incontrati su un traghetto dove Thor cerca incontri occasionali, Marianne esplora la possibilità di un'intimità spontanea, sfidando le norme sociali. Dag Johan Augerud è uno sceneggiatore e regista norvegese. Originario della piccola città norvegese di Iceberg, ha iniziato a realizzare documentari e cortometraggi, prima di avvicinarsi alla tradizione minimalista del cinema scandinavo. È noto per I Belong, 2007, Beware of the Children, 2019, e The Light from the Chocolate Factory, 2020.
Ha partecipato alla Berlinale di quest'anno, dove è stato premiato nella sezione Panorama. Questa è la seconda partecipazione alla Mostra del Cinema di Venezia. In April, Nina è un'ostetrica della Georgia rurale che aiuta le pazienti che vogliono abortire. Nonostante il divieto legale, quando viene accusata di negligenza e indagata, difende le sue azioni e i suoi valori. Questo è il secondo film di Dia Kulum-Begashvili, nata e cresciuta in Georgia, che però ha studiato cinema negli Stati Uniti. Il suo primo cortometraggio, Invisible Spaces, è stato candidato alla Palma d'Oro a Cannes 2014. È la sua prima partecipazione alla Biennale. In Trois Amis, Joan ha perso l'amore per Victor e soffre a causa della sua disonestà con lui. Alice, la sua migliore amica, le assicura che lei stessa non prova passione per Eric, ma che la loro relazione va bene. Non sa che lui ha una relazione con la loro amica Rebecca. Quando Joan decide di lasciare Victor, lui scompare e la vita delle tre amiche viene sconvolta. Protagoniste Camille Cotin, Sarah Forestier e India Hare, un trio di donne con filosofie diverse sulle relazioni sentimentali, in una commedia drammatica diretta da Emmanuel Mouret, attore, regista e sceneggiatore francese. Seconda volta alla Biennale, la precedente nel 2007, 2 volte a Cannes. Remo Manfredini è una leggenda delle corse di cavalli, ma il suo comportamento eccentrico e autodistruttivo comincia a offuscare il suo talento. Avril, fantina e compagna di Remo, aspetta un figlio e deve decidere se portare avanti la gravidanza o continuare a gareggiare. Entrambi lavorano per Sirena, un uomo d'affari ossessionato dai fantini. Un giorno, Remo subisce un incidente e scompare dall'ospedale senza lasciare traccia. Sirena si mette alla sua ricerca e Avril dovrà trovarlo prima che sia troppo tardi. Luis Ortega è un regista sceneggiatore argentino. È la sua prima partecipazione alla Biennale e ha già partecipato a Cannes. Ambientato negli anni 80 e 90, il film racconta la storia della prima agenzia italiana di casting e produzioni di film pornografici ed erotici, Diva Futura, fondata nel 1983 da Riccardo Schicchi e Ilona Staller, alias La Cicciolina. Lo studio si è distinto per aver lanciato le carriere di pornostar della stessa Cicciolina e di Moana Pozzi. Julia Louise Steigerwald è una regista italiana nata negli Stati Uniti, ma con una carriera molto più lunga come attrice e sceneggiatrice. Questo è il suo secondo lungometraggio, un'importante storia italiana che le è valsa la partecipazione allo suo primo concorso ufficiale in un festival di classe A. Ambientato in Inghilterra durante il Medioevo, Harvest segue la reazione degli abitanti del luogo all'arrivo di 3 stranieri che, in un periodo di turbolenze economiche, diventano presto capri espiatori. Che ci crediate o no, questo è tutto ciò che si sa del film. Si tratta di un adattamento dell'omonimo libro del 2013 di Jim Crace. Il cast comprende Caleb Landry Jones, noto per Night Tram e Dogman, che presto diventerà il conte Dracula sotto la direzione di Luc Besson, Harry Melling, Harry Potter, e Frank Dillane, anch'egli Harry Potter. Diretto da Athina Rachel Zangari, ha già partecipato a Venezia con Attenberg nel 2010 e Chevalier nel 2015. In Stranger Eyes, un uomo cerca ossessivamente la sua figlia scomparsa dopo aver ricevuto video inquietanti che rivelano i suoi segreti, portandolo a un agghiacciante confronto con il voyeur. Yossi Hua è un regista, sceneggiatore e artista visivo di Singapore. Il suo film precedente, Island Imagined, gli è valso un'ampia partecipazione ai festival. Questo sarebbe il suo quarto film e il primo alla Biennale. Youth Homecoming è un documentario, il terzo capitolo della trilogia Youth del regista Wang Bing sui giovani lavoratori dell'industria tessile cinese dopo Youth Spring del 2023 e Youth Hard Times del 2024, che può essere visto a questo festival, ma fuori concorso. In questa trilogia, la lotta ciclica degli operai migranti catturata nell'arco di 5 anni diventa un ritratto toccante della sopravvivenza nella Cina rurale contemporanea. È possibile che anche quest'anno sia un documentario da aggiudicarsi il primo premio? Wang Bing è regista e sceneggiatore, noto per The Ditch, Tai Chi Ku, West of the Tracks 2002 e Three Sisters 2012.